sono Caterina e oggi ti voglio far vedere i posti più misteriosi e tragici del barrio gotico di Barcellona. Andiamo! Iniziamo dal Caglie, l'antico quartiere ebraico di Barcellona. Nel 1391 è stato sede di una rivolta antisemita. Furono massacrate più di 300 persone, perché, tra le altre cose, si pensava che gli ebrei diffondessero la peste. Sempre nel Caglie andiamo alla Baixada de Santa Eulalia. Siamo nella strada dedicata a Santa Eulalia Martire. Nel 304 d.C., a soli 13 anni, si oppose alle leggi anticristiane promulgate da Diocleziano e per questo le furono inflitti 13 martiri diversi. La misero in una botte piena di cocci di vetro e la lanciarono per questa discesa. Quando estrassero la poveretta, non contenti, la crocifissero con una croce a forma di X per costringerla ad una posizione indegna. La leggenda narra che una nevicata improvvisa coprì la sua nudità. Questa è conosciuta come la casa incantata perché è associata ad una leggenda, la leggenda della cucaraccia gigante. No, scherzo. La leggenda dell'alchimista. L'alchimista, ebreo, aveva una figlia innamorata di un cavaliere cristiano, che però si rifiutava di sposarla, così lei lo lasciò. Per vendicarsi, il cavaliere commissionò all'alchimista un potente veleno e lo usò per impregnare una rosa che regalò alla ragazza. Fu così che la giovane morì e il padre piombò nella disperazione, abbandonò la città e maledisse la casa. Adesso andremo a vedere uno dei ponti più fotografati di Barcellona, il Ponte del Bisbe, il Ponte dell'Obispo. Sotto il ponte c'è un teschio, probabilmente vero, con un pugnale. Una leggenda dice che, se si estrarrà il pugnale, Barcellona crollerà. Un'altra leggenda, più ottimista, dice che se guardiamo il teschio e esprimiamo un desiderio, questi si avvererà. Adesso siamo nella Plaza del Rey, davanti al Palau Real Major. Proprio su quelle scale nel 1492 il re Ferdinando d'Aragona fu pugnalato al collo da un contadino, Joan de Cañamars, che, per volere del re, non fu giustiziato al momento. Nei giorni successivi all'attentatore vennero inflitti diversi supplizi. Gli amputarono un braccio, lo trascinarono con un carro per tutta la città, gli cavarono gli occhi, lo lapidarono e lo bruciarono. Joan de Cañamars è passato alla storia come un pazzo, un perturbato, ma chissà che dietro la sua azione non ci fosse una cospirazione più grande per uccidere il monarca. Spero che vi sia piaciuto. Adesso tocca a voi immergervi nel gotico notturno. Ciao, alla prossima!